essere o avere? Ciao e bentornata, sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di grammatica di oggi parleremo di un argomento molto importante, direi addirittura essenziale per poter parlare e scrivere correttamente in italiano. Oggi ti presento i verbi ausiliari. Nella lingua italiana esistono due verbi ausiliari, essere e avere. I verbi essere e avere possono avere un significato proprio oppure svolgere una funzione ausiliare, cioè aiutare un verbo principale nella costruzione dei vari tempi verbali. Attenzione! Prima di cominciare a vedere nello specifico il verbo essere e il verbo avere, dobbiamo chiederci con quali verbi uso l'ausiliare essere e con quali verbi uso l'ausiliare avere. La regola che abbiamo già visto nella lezione sui 5 errori più comuni in italiano è la seguente. I verbi transitivi, cioè i verbi che vogliono un complemento oggetto che risponde alla domanda chi o che cosa, vogliono il verbo avere. Per esempio, io ho mangiato la mela. Il cane ha attraversato la strada all'improvviso. Lucia ha viaggiato moltissimo durante la sua vita. Invece, i verbi intransitivi, cioè quei verbi che non hanno un oggetto e quindi non sono mai seguiti da un complemento oggetto, vogliono il verbo essere come ausiliare. Stefano è nato a maggio. Sono andato al supermercato per fare la spesa. I miei amici sono stati molto coraggiosi. Bene, dopo aver compreso questa prima regola fondamentale, incominciamo con il verbo essere. Sigla del verbo essere. Sigla del verbo essere. Luca è il più piccolo della famiglia. In questa frase il verbo essere ha un significato proprio. Invece, nella frase Luca è andato in vacanza al mare, il verbo essere svolge la funzione di verbo ausiliare, perché ausilia, cioè aiuta, il verbo principale andare nella formazione dei tempi composti, come nella frase Luca è andato. Quindi il verbo essere ha significato proprio quando significa esistere, stare o trovarsi. Noi siamo in giardino significa noi ci troviamo in giardino. Esprime una qualità, Carla è una bambina bellissima, o significa appartenere, il computer è di Luigi. Invece il verbo essere ha funzione ausiliare quando aiuta tutti gli altri verbi a formare i tempi composti, come ad esempio l'aereo è decollato. Ieri siamo andati al cinema. Gli studenti si sono annoiati molto durante la lezione. E spero che questo non sia il tuo caso. Tutto chiaro fin qui? Bene, vediamo adesso il verbo avere. Sigla del verbo avere. Sigla del verbo Avere. Nella frase Luca ha 2 sorelle ed un fratello, il verbo avere ha un significato proprio. Ricorda che il verbo avere ha un significato proprio quando significa possedere. Luca ha 2 sorelle più grandi significa possiede 2 sorelle più grandi. Ha il significato di provare o sentire un'emozione o una sensazione. I bambini hanno caldo significa che provano caldo. Mentre, proprio come abbiamo visto prima, il verbo avere ha funzione ausiliare quando aiuta un altro verbo, come in questo esempio. Luca ha conosciuto il suo amico Marco all'università. Il verbo avere aiuta il verbo conoscere. Attenzione però! Quando sono usati come verbi ausiliari,
essere e avere formano un'unica voce verbale con il verbo che aiutano. Nella frase ieri ho mangiato una ciambella al cioccolato, il verbo è ho mangiato, voce del verbo mangiare. Per vedere se hai capito la lezione di oggi, ora facciamo un piccolo test. Se ti va, scrivi le risposte nei commenti e confrontati con gli altri studenti della lingua italiana. In bocca al lupo! Com'è andata? Le hai indovinate tutte? Se vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, ti consiglio di guardare questo video. E se questo video ti è piaciuto, un like sarebbe ausiliare perché aiuta il canale. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!